Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Oggi parleremo dell'ambiente di configurazione di Delego. Il server Delego dispone di un'interfaccia web a cui si può accedere utilizzando un normale browser e digitando nella barra dell'indirizzo o l'indirizzo IP all'interno della rete locale del dispositivo oppure l'indirizzo cloud per effettuare un accesso remoto al dispositivo. Questa interfaccia web è composta dall'ambiente di visualizzazione, che è il supervisore in versione desktop vero e proprio, e l'ambiente di configurazione. Si può navigare nell'ambiente di configurazione o per funzione, utilizzando la comoda barra degli strumenti in basso. Per esempio qui accediamo a tutte le funzioni di illuminazione del nostro supervisore, oppure per ambiente, selezionando prima il piano e poi l'ambiente che si desidera visualizzare. Per accedere all'ambiente di configurazione occorre selezionare il menu in alto a destra e selezionare la voce configurazione. Ora siamo nell'ambiente di configurazione di Delego. L'ambiente di configurazione è costituito da un menu a sinistra ad albero che contiene tutte le voci di configurazione, può essere espanso e chiuso a piacimento e tramite i pulsantini laterali con 3 pallini in linea possiamo aprire le schede nell'ambiente di lavoro interno. In basso troviamo dei tab che ci permettono poi di chiudere le schede che sono state aperte. Sopra la barra dei menu laterale troviamo la casella di edit e di ricerca che ci permette di selezionare degli oggetti sia per indirizzo di gruppo sia per nome. Ad esempio, premendo invio, questo è il risultato della ricerca. Per riaprire il menu è sufficiente premere menu in basso. Al di sotto della barra dei menu ad albero, sulla barra di stato troviamo dei pulsanti. Il pulsante più è fondamentale per la creazione di nuovi oggetti. Per esempio, selezioniamo un piano e col pulsante più possiamo creare un nuovo piano e poi tramite i pulsantini laterali possiamo visualizzarlo nell'ambiente di lavoro. Un altro elemento fondamentale dell'interfaccia di configurazione di Delego è la barra degli strumenti in alto a destra. Qui troviamo il pulsantino Salva su Flash, che ci permette di salvare il lavoro di configurazione che stiamo effettuando nel caso in cui dobbiamo spegnere il server Delego. In altre parole, non è necessario premere costantemente il pulsante Salva su Flash perché ogni 5 minuti automaticamente il lavoro di configurazione viene salvato. A fianco troviamo il pulsantino di Cloud Manager che ci permette di entrare nelle funzioni di configurazione, impostazione e sincronizzazione con il cloud Equinix. Troviamo il pulsante Cancella Cache, che è importante qualora voi facciate degli aggiornamenti della versione firmware installata nel dispositivo. Qui c'è il pulsante di abilitazione e disabilitazione della modalità avanzata che consente di visualizzare dei parametri di configurazione in una maniera più dettagliata. Ad esempio, se apriamo la scheda Tecnologie KNX Widget e selezioniamo uno degli oggetti configurati, aprendolo nella finestra dell'ambiente di lavoro, disabilitando il pulsante modalità avanzata, vedete che il set di parametri a disposizione per la configurazione sono decisamente ridotti. Quindi per una configurazione corretta occorre assicurarsi che il pulsante di attivazione in modalità avanzata sia evidenziato in rosso. A destra, nella barra degli strumenti, troviamo la possibilità di attivare o disattivare i vari pannelli laterali, quindi per esempio il pannello relativo alla barra dei menu,
per avere uno spazio di lavoro più ampio, o il pannello delle proprietà. Il pannello delle proprietà è molto utile, ad esempio, durante l'attività di importazione di un progetto ETS. Per esempio, andiamo nella barra del menu ad albero, selezioniamo tecnologie, KNX widget. Apriamo la scheda con i 3 pulsantini in linea nell'ambiente di lavoro e premiamo il pulsante ETS Project. A questo punto compare la lista degli indirizzi di gruppo del progetto importato. Tramite questo pulsante nella barra degli strumenti possiamo attivare e disattivare questa finestra laterale delle proprietà. Il secondo caso che vogliamo mostrare riguarda le funzioni logiche. Selezioniamo funzioni logiche, programma e task. Apriamo l'ambiente di lavoro a blocchi. Nell'ambiente di lavoro selezioniamo un blocco e premiamo il pulsante destro, si apre automaticamente la finestra delle proprietà relative a questo blocco logico. Ancora una volta, tramite il pulsantino nella barra degli strumenti, possiamo attivare e disattivare questa finestra delle proprietà. Completiamo la descrizione delle icone che riguardano la barra degli strumenti in alto a destra dell'ambiente di configurazione col pulsante di logout che permette di chiudere la sessione di lavoro e permette di autenticarci con un utente differente. A completamento abbiamo il pulsante che ci permette di uscire dall'ambiente di configurazione e di vedere il risultato della configurazione che abbiamo effettuato nell'ambiente di visualizzazione. Ora creiamo una struttura di edificio per l'app di supervisione. A questo scopo andiamo nella barra dei menu ad albero, selezioniamo la voce piani, premiamo il pulsante più che si trova in basso nella barra di stato e a questo punto abbiamo introdotto un nuovo piano. Tramite i pulsantini laterali a 3 pallini in linea, apriamo la scheda nell'ambiente di lavoro, possiamo dare un nome al piano che abbiamo creato. Nel campo descrizione breve possiamo introdurre una sigla di 2 o 3 caratteri che compare direttamente nella app di supervisione, nella schermata principale, per la selezione del piano. In questo caso utilizziamo una sigla a 2 valori e chiudiamo la scheda. Torniamo al menu laterale ad albero, teniamo selezionato il piano 1, col pulsante più in basso nella barra di stato possiamo introdurre un ambiente. Andiamo a dare una descrizione all'ambiente. In questo campo possiamo andare a selezionare un'immagine di sfondo attingendo direttamente dalla libreria interna di Delego oppure caricando un file esterno. Il file esterno può essere in formato JPEG, può essere in formato PNG, delle buone regole di utilizzo ci richiedono di avere una risoluzione di 1024x768 massimo, una dimensione complessiva del file che non superi 1 megabyte. Questo per alleggerire il caricamento della app. Ora abbiamo creato questa struttura e possiamo tornare al front-end tramite il pulsantino e vedere il risultato di questa configurazione. Vedete le icone di piano che ci permettono di effettuare la navigazione per ambiente, FG, F1 e G erano già stati creati prima, P1 è l'ambiente che noi abbiamo creato. Nell'ambiente soggiorno non abbiamo selezionato un'immagine e quindi resta uno sfondo nero.